Ecco, finalmente il silenzio. Non ce n'è come i grilli per fare un bel silenzio. Non è come il silenzio della morte. Quello è proprio silenzio e basta. Quello dei grilli è un silenzio vivo. Quello dei grilli è il silenzio della natura. Se ne sono andati tutti. Non c'è più nessuno. Prima mica potevi sentirli i grilli con tutto quel frastuono che ci assordava. Non potevi sentirlo con tutte quelle voci che ci davano fastidio. Non erano voci cattive. Erano voci stupide. La mamma non è stupida, ma ci ha detto una bugia. Quando ci ha detto che ci avrebbero salvato. Le mamme non dovrebbero mai dire le bugie ai bambini, perché i bambini le sanno sempre riconoscere le bugie. I grandi non dicono mai la verità. Adesso possiamo stare in pace. Nessuno ci sente. La televisione è spenta e non abbiamo più freddo. Qui, dentro questo diamante, non abbiamo più paura. Solo i grilli. Più nessuna voce. Qui, dentro questo diamante, al centro della terra, più nessuna voce. Oh no, mai più. Mai più. Sono nato nello stesso anno di Alfredino, il 1975, lo stesso anno della morte di Pierpaolo Pasolini, il poeta che mi ha insegnato ad amare la poesia, l'impegno civile, che ha cantato le periferie e le borgate di Roma e che per primo ha profetizzato il ruolo che avrebbe avuto la televisione nella dissoluzione della cultura popolare italiana. Il 1975. Dicono che quell'anno nacquero molti più bambini per via delle crisi energetiche del 74. Alla sera nelle case non c'era la corrente elettrica. La gente non aveva niente di meglio da fare che fare figli. Oh, i miei me l'hanno raccontata così. La raccontavano sempre questa storia delle crisi energetiche, del non avere altro da fare. Io ero piccolo, capivo soltanto che ero stato concepito grazie al silenzio della televisione e al buio. Nel buio. Immagino che potrebbe essere andata così anche per Alfredino, che poi nel buio ha finito per andarci a morire. Se ci fosse anche lui, qui, adesso, davanti a voi, in che cosa saremmo simili? Parlo dei segni dell'età. Avrebbe anche lui qualche ruga, qualche capello bianco. Potrebbe portare la barba, oppure no. Di certo sarebbe più alto di me. Statisticamente sono praticamente tutti più alti di me. Ma per il resto, chissà quante e quali sarebbero le differenze. Crescere vuol dire fare delle scelte. O subirne, si chiama vita, e ti plasma, ti modella, fa di te un uomo o una donna diversi da tutti gli altri. Ma nel 1981, quando io e Alfredino avevamo solo 6 anni, le somiglianze tra noi erano tantissime. Portavo anche io i capelli tagliati a scodella. D'estate indossavo sempre canottiere a righe orizzontali, o blu o rosse, e mi piacevano un sacco Goldrake e il grande Mazinga, che poi c'era anche Mazinga Z, che non era male, ma era sicuramente meno forte del grande Mazinga, se no perché gli avrebbero dato l'ultima lettera dell'alfabeto, che poi dai, vuoi mettere il grande Mazinga contro Mazinga Z, Mazinga Z. Ecco, di queste cose io e Alfredino avremmo potuto parlare, discutere, persino litigare facendo merenda con pane e Nutella prima di tornare a giocare nei campi, quei campi che avrebbe dovuto attraversare quella sera se non fosse caduto in quel pozzo dal quale non è più tornato vivo. Quello che voglio dire è che io e Alfredino avremmo potuto essere amici o nemici, che a quell'età è praticamente la stessa cosa. Ed è per questo che quando mi sono trovato a soli 6 anni a guardare quella diretta eterna del suo martirio, io non avrei mai potuto non identificarmi in lui. Non ho mai dimenticato la sua storia,
Non ho mai dimenticato il giorno in cui la sua storia è entrata nella mia vita. Eravamo andati a trovare mia nonna, io e mio padre. Mia nonna era sorda, era completamente sorda, e aveva sempre la TV accesa anche se non la guardava mai. E la teneva sempre accesa o senza volume o a un volume altissimo. In quei casi il vicino l'andava a trovare, le faceva un po' di compagnia e quando lei non se ne accorgeva, per non ferirla, le abbassava il volume. Ma quel giorno il volume c'era. Ah, se c'era. Siamo entrati nella casa piano, bisognava fare il giro del tavolo lentamente per entrare piano nel suo campo visivo e non spaventarla. E lei, che non guardava mai la TV, era seduta davanti al televisore. Quando ci ha visti ha mormorato qualcosa e ha indicato lo schermo. C'era quel pozzo. C'era tutta quella gente intorno, c'era sua madre che piangeva, il vigile che gli parlava col megafono e c'erano le sue grida. Quelle grida che mia nonna non poteva sentire, ma che io non avrei mai più dimenticato. Sono le 15 del pomeriggio dell'11 giugno 1981. Io sono a casa di mia nonna davanti al televisore e Alfredino è dentro quel pozzo da 18 ore ed è già cominciata la lunga sequela di errori dettati dall'improvvisazione, dalla fretta di salvarlo, dalla mancanza di mezzi e dalla pressione mediatica di una televisione giunta sul posto con la certezza di raccontare una storia a lieto fine e che finirà per trasmettere la sua morte di fronte a milioni di telespettatori attoniti, la prima morte in diretta della televisione italiana. Ma non l'hanno ancora tirato fuori? Non lo salvano, te lo dico io. Dai, tutti a tavola che è pronto. Spegni per favore. Ma Pertini non fa niente. Vedrai che ce l'ha buttato qualcuno. Magari la madre. Per me è stato il padre. Giocava con il fratellino. Devo andare al lavoro. Mi telefoni quando lo salvano. No, non giocava con il fratellino. C'è caduto da solo. Il fratellino è troppo piccolo. Ma com'è possibile che una madre non pianga? Hai visto quando si è cambiata il vestito? Hai visto quando si è cambiata il vestito e si è mangiata il gelato? Bisognava usare un'altra trivella. Hai visto quei capelloni degli speleologi? Ma sono solo dei ragazzi. Prima finisci la pasta e poi puoi tornare a vedere la televisione. Ma la nonna non ha mangiato. No, non puoi andare a giocare fuori. Stai attento, può fare la fine di Alfredino. Hai visto quel giornalista? Ha girato la madre verso la telecamera. I giornalisti sono tutti degli stronzi. È colpa di Pertini, è colpa dei suoi genitori, è colpa dei vigili. Non lo tirano fuori, vedrai. Svegliati, amore. No, non l'hanno salvato. Hanno detto che è morto. È morto. È morto. Lo sapevo che finiva così. È morto. La sera prima, intorno alle 19, tornando da una passeggiata con il padre, Alfredino chiede di poter tornare da solo attraversando i campi. È una scorciatoia che conosce bene, che ha già fatto altre volte. La zona è tranquilla, il padre si fida e lo lascia andare. Non sapremo mai se giocando o correndo il bambino cade nel pozzo. Un pozzo artesiano abusivo, scavato nel terreno di una casa in costruzione, abusiva, come quasi tutte le case di quella periferia romana ancora circondata dalla campagna. Un pozzo profondo 80 metri, largo 30 centimetri, coperto soltanto da una lamiera provvisoria. I suoi, non vedendolo tornare, chiamano i soccorsi. Verso mezzanotte il bambino viene localizzato. È nel pozzo, a circa 36 metri di profondità. Piange, si lamenta, chiama la mamma, probabilmente è ferito, ma è vivo. Vengono chiamati i vigili del fuoco. A dirigere le operazioni è il Veno Pastorelli, il comandante dei vigili, un uomo dal carattere brusco ma di grande esperienza e con un curriculum da vero eroe. Ma che scherzi? È il Pastorelli! Quello non è un uomo, è un drago, una macchina, quello è un supereroe come Superman. Quello te comanda sto operazioni come se fosse Arctaros che guida il contrario. Dove c'è sta la tragedia, quello arriva. Terremoti, alluvioni, treni che si scontrano, è una specie di esperto in tutte le disgrazie il Pastorelli. Dimmene una. Il Vaiont.
Ma sì, dica che è esplosa, la grande navella intera. Bravo! C'è stava lui. E l'alluvione di Firenze che per poco si mangiava tutti gli uffizi e i capolavori del Rinascimento italiano. Un'altra volta lui. E tu ricordi quando ci stavano i terroristi che avevano preso l'aereo a Fiumicino? Ma no, che avevano preso l'aereo per farsi una vacanza. L'avevano preso per davvero, con bombe e tutto quanto. Lui stava sull'ala dell'aereo in fiamme a far scena a gente. Ma lo sai che Storm è stato capace di disinnescare una bomba con le manine sue belle? È un eroe per davvero lui, mica per finta. Lo dice anche il nome, no? È come il pastorello del presepe. Lo sai che fa? Che c'ha sempre la pecorella sulla schiena. Di quello fa. Salve pecorelle. Dai una mezz'ora e lo vedrai uscire fuori tutto sporco di terra con la coccia pelata che brilla al primo sole dell'anno. E col bimbetto sulla schiena che piange e si muove come se fosse appena nato. È l'uomo giusto al posto giusto. Sembra che il salvataggio di Alfredino sia soltanto questione di ore, invece è l'inizio di 3 giorni di tentativi falliti e decisioni sbagliate. Ore 3 del mattino. Viene calata nel pozzo una tavoletta perché il bambino vi si aggrappi e possa essere tirato fuori. Ma a 20 metri il pozzo si restringe, la tavoletta si blocca. Nel tentativo di tirarla fuori rompono la corda, la tavoletta rimane incastrata per sempre. È un errore fatale che renderà più difficile da questo momento far arrivare al bambino luce e nutrimento. Ore 5 del mattino, gli speleologi del CAI, capitanati da Tullio Bernabei, si calano nel pozzo nel tentativo di rimuovere la tavoletta, ma non riescono a raggiungerla. Riescono però a parlare con il bambino che si trova giusto qualche metro sotto di loro. Lo confortano, il bambino li esorta a fare presto. Nasce un dissidio tra Pastorelli e gli speleologi che vorrebbero continuare a tentare di calarsi nel pozzo, ma Pastorelli oramai ha deciso. L'unica strada da percorrere è quella dello scavo di un pozzo parallelo. Vengono diramati dei comunicati radio TV. Si cercano ditte di scavi disponibili a prestare una trivella e alle 9 del mattino la trivella arriva a Vermicino e si comincia a scavare. I primi metri di terra morbida vengono scavati senza nessuna difficoltà, ma l'entusiasmo dei soccorritori è destinato a spegnersi qualche ora più tardi, quando la trivella incontrerà il primo di una serie di strati di roccia dura e tufo che ne rallenteranno l'azione. Incredibilmente, in questa fase, a nessuno è venuto in mente di consultare un geologo per conoscere la reale conformazione del terreno. Non dormì de notte. È una sciagura. Chi non c'è passato non c'ha idea. Guarda che la notte è lunga, sa? È come un pozzo buio che devi attraversare, un pozzo senza fine. Io di solito mi addormento quando vedo un po' di luce. È la luce che mi fa dormire. È la luce che mi fa stare tranquillo. L'unico regalo che mi ha fatto st'insonnia mia è che mi ha fatto fa o scoop da vita. Che se ero uno di quei giornalisti che di notte riescono a dormire, mica lo vedevo quell'annuncio. Mortacci sua o. Io già stavo con i pantaloni abbassati perché a quell'ora di notte su reti private ci stanno le donne coi zinne de fuori. Non sono un depravato, non mi dovete giudicare. Non è pornografia quella, sono giusto un paio di tette. Dopo a volte mi riesce di dormire, mi rilassa, mi toglie sta tensione che mi mette addosso il buio. Insomma, io già stavo per tirar fuori il coso e ti compare st'annuncio. Cercasi ditta di scavi disponibile a prestare una trivella per salvare un bambino caduto in un pozzo in località Vermicino. Vermicino. Io manco sapevo dove stava Vermicino, ma l'ho capito subito che quella era la classica botta de culo che ti può capitare una volta sola nella vita. Mi so pure dimenticato che avevo i pantaloni abbassati, mi so alzato del botto e mi so cascati i pantaloni lì, davanti al televisore. Ho chiamato il numero che stava sovraimpresso, ho fatto finta di essere proprietario di una ditta di scavi per farmi spiegare la strada. E mezz'ora dopo uscivo dalla Rai con la telecamera ed eccoci qua a filmare sta povera donna che piagne. Si mi vergogno? No, non mi vergogno.
Se non ero io, era un altro. E almeno per questa notte mi frega un cazzo di sta sveglio. Ore 13. Le prime immagini di Vermicino vanno in onda al telegiornale. L'effetto ipnotico di quel pozzo, della madre che parla con il bambino, delle sue grida che vengono dal ventre della terra, hanno l'effetto di una bomba emotiva. Presto tutta l'Italia rimarrà stregata da questa vicenda e intorno al pozzo si andrà accumulando una folla sempre maggiore che ostacolerà i soccorsi, creando confusione, impedendo i movimenti, persino facendo cadere della terra nel pozzo senza che a nessuna autorità venga in mente di arginarla con delle transenne o di allontanarla. Si calcola che nell'ultima notte, intorno a quel pozzo, ci saranno più di 10.000 persone. Ecco sì, mi sentite? Ecco sì, ecco è tornata la linea. Siamo di nuovo in diretta da Vermicino. Come i telespettatori già sapranno, ieri sera un bambino di nome Alfredo Rampi è caduto in un pozzo. Si sono vissuti dei momenti di grande preoccupazione questa mattina quando la trivella non riusciva assolutamente a superare uno strato di roccia dura di tipo lavico chiamata Peperino, ma per fortuna una seconda trivella è arrivata in mattinata a Vermicino e grazie alla sua punta elicoidale è riuscita a forare questo strato. Adesso c'è molto più ottimismo qui a Vermicino. È confermata la notizia che il bambino soffre di una leggera cardiopatia, ma il dottor Evasio Fava, che ne monitora le condizioni di salute, ci ha rassicurati, il bambino sta bene, viene alimentato attraverso dei tubicini con una soluzione di glucosio e le sue condizioni al momento non destano eccessiva preoccupazione. No, non siamo ancora in grado di darvi il dato sull'orario previsto per il salvataggio. Le comunicazioni con il bambino proseguono incessanti. A parlare con lui da diverse ore c'è un vigile di nome Nando Broglio. I due hanno stabilito un rapporto veramente speciale. Il bambino vuole praticamente parlare solo con lui. Noi adesso ci avvicineremo al pozzo per farvi ascoltare questa conversazione, ovviamente in rigoroso silenzio. Lo so che sei stanco, è tanto tempo che stai lì sotto, ma non piangere, non urlare, siamo in tanti qui a lavorare. No, non devi avere paura del rumore che senti, non è una trivella, è una macchina meravigliosa, bellissima, tutta piena di scale, coi vigili che corrono su e giù. Eh sì, perché è piena di leve da azionare, di bottoni da schiacciare. Bravo, è proprio come il grande Mazinga. Alta, sarà alta più di 100 metri, tutta che brilla al sole, blu e rossa. Ma certo che ti portiamo su, appena ti tiriamo fuori di lì, ti diamo la divisa, l'elmetto e ti portiamo su. Fino alle nuvole ti portiamo, come fossi nella testa del grande Mazinga. Come? Vuoi che ti canti la canzone? Va bene. Io però non me la ricordo. La cantiamo insieme? Vuoi? Te la ricordi? La fortezza della scienza viva, gli atomici di Mazinga. Edizioni straordinarie dei telegiornali si susseguono. Tutta l'Italia segue con il fiato sospeso la cronaca del salvataggio. La sera dell'11 giugno, durante una tribuna elettorale, i centralini della RAI vengono tempestati di telefonate di protesta. Non ce ne frega niente, vogliamo sapere che cosa succede a Vermicino. Purtroppo le notizie che arrivano da Vermicino non sono buone. Passa l'intera notte senza che si riesca a superare quota 25 metri.
È troppo poco. La mattina del 12 giugno, la madre di Alfredino, Franca Rampi, insiste perché si trovi una strada alternativa. Il bambino è sempre più debole e si trova dentro quel pozzo da 37 ore. Gli speleologi chiedono di poter tornare a intervenire sul primo pozzo per provare almeno a rimuovere quella dannata tavoletta, ma l'unico ad essere veramente irremovibile è Pastorelli, che però alle 11 si deve arrendere di fronte all'ennesimo stop imposto dal terreno alla trivella. Pastorelli allora ordina di cessare la trivellazione e di scavare un tunnel di collegamento tra due pozzi. L'idea è che se anche non si riuscirà ad arrivare all'altezza del bambino, si sbucherà comunque poco sopra di lui e sotto quella dannata tavoletta, e sarà quindi facile recuperarlo. È un altro fatale errore di calcolo dei soccorritori. Ore 13. Inizia la maratona TV. Durante il telegiornale di Rai 1, il direttore Emilio Fede fa cenno al conduttore Piero Badaloni che la diretta andrà avanti fino al recupero del bambino che appare ormai imminente. Da questo momento in poi l'occhio della televisione non si staccherà più da Vermicino, fino al tragico, imprevedibile finale. Tolini presenta Le avventure di Maria Rosa. L'orsacchiotto Celestino, poverino, poverino, mentre andava nel boschetto, poveretto, poveretto, cadde dentro la palude ed affonda sempre più. Maria Rosa, per favore pensaci tu, cadde dentro la palude. Dobbiamo capire come usare sta cosa. Sta cosa cosa? Sta cosa del bambino. Il bambino, ma che bambino? Il bambino nel pozzo, ma non hai letto la notizia? Vagamente. Vagamente non esiste per noi, ti devi informare. La lotta si fa così. Sì, ma questa è solo cronaca. Cronaca? Non esiste, la cronaca e basta. Tutto è politica, ma a te, quelli come te, importa solo di sparare? Beh, gli spari fanno notizia, no? Sì, ma non basta! Dobbiamo capire le loro mosse, la controinformazione. E il bambino che cosa c'entra? Il bambino è la loro mossa, no? Ma in che senso? Lo vedi che non capisci un cazzo? Questi si sono sputtanati un governo con sta storia della P2. Adesso che è uscito questo merdone si sono giocati la credibilità politica dell'intero sistema, anche nella lotta contro di noi. Sì, ma un cazzo! Devi imparare a mettere i fatti in relazione. La lista della P2 che esce a maggio. Forlani si dimette, fanno il rimpasto di governo e mettono Spadolini a fare il presidente del consiglio, il primo presidente del consiglio non DC dal dopoguerra, realizzando il sogno di Moro. I nostri compagni che a giugno rapiscono e poi uccidono il fratello del primo pentito dell'BR e 2 giorni dopo questo bambino ti cade nel pozzo. E mettono su tutto sto circo con la stampa, le televisioni, la gente non parla d'altro e se lo salvano. Perché è chiaro che lo salveranno, passeranno anche per degli eroi. Hai capito adesso? Stai dicendo che ce l'hanno messo loro? Ne dubiti? È soltanto un bambino, ma che cazzo vuoi che gliene freghi loro di un bambino? Siamo noi che dobbiamo stare attenti, siamo noi che dobbiamo farci degli scrupoli. Hai visto che danno è stato uccidere Moro? Io l'avevo detto che era un errore, sai benissimo che su Moro non ci avevano lasciato scelta, l'avevano abbandonato, ce l'hanno fatto ammazzare. Lo vedi che mi dai ragione? Questi non si fanno scrupoli. Sì, ma è soltanto un bambino. Per la politica non è un bambino, è una notizia. L'hanno pensata bene questa volta, un caso... come si dice in questi casi? Mediatico. I giornali non parlano d'altro, le televisioni non parlano d'altro, la gente non parlerà d'altro e poi una storia a lieto fine. E se non lo salvano? Lo salvano, vedrai che alla fine lo salvano. Ma tu lo pensi soltanto o sai qualcosa? Che lo salvano? Ma no, che ce l'hanno messo loro. Oh, beh... Ho parlato con un compagno romano, dice che avevano più di un piano pronto e tra i tanti c'era anche questo, un caso nazionale volevano, cronaca, è una cosa che hanno copiato dall'America, lì funziona. E perché non un attentato? Troppi morti, troppi sospetti, qui è diverso, una storia buona per le famiglie, sospetti zero, la politica oggi si fa così. Certo che sono proprio degli stronzi, sono il male loro! È questo che dobbiamo far capire alla gente. Certo però che se non lo salvano, vedrai che alla fine te lo tirano fuori dal cilindro come un coniglietto. Ma metti un imprevisto?
Allora ce l'hanno in culo. Almeno per questa volta non possono dare la colpa a noi. Ore 16:30. Il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, arriva a Vermicino. La folla a fatica riesce a fargli largo tra la folla. Pertini saluta i soccorritori, abbraccia la madre, si mette gli auricolari e inizia a parlare con il bambino. Da questo momento in poi, anche volendolo, nessun direttore di rete potrebbe mai interrompere quella diretta. Ore 18. Viene rimosso l'ultimo diaframma di terra che separa i due pozzi. I vigili, che hanno scavato incessantemente per ore, cercano il bambino sopra e sotto di loro. Ma non lo trovano. Incredibilmente il bambino non è dove si pensava che fosse. L'unica spiegazione possibile è che le vibrazioni causate nel terreno dalla trivella lo abbiano fatto precipitare più giù. Molto più giù. A quel punto mi chiama Pastorelli e mi fa: Bernabei, qui dobbiamo trovare una soluzione. La soluzione? La soluzione intanto era andare a vedere dove stava il bambino. Mi feci calare nel pozzo parallelo, feci il tunnel di collegamento e mi affacciai a quota 34 metri. E lì il pozzo era già strettissimo. Ci passava giusto la mia testa, 25 centimetri l'ampiezza di un piatto. Io avevo portato con me un cordino bianco, una torcia. Legai la torcia al cordino e la calai. E la calavo. E non lo vedevo. Finché non lo vedi laggiù. Lontanissimo. Feci un nodo al cordino e cominciai a recuperare e a contare. E ogni metro che contavo era come una pugnalata, perché io sapevo che cosa voleva dire ogni metro, quanto si allontanava dalla vita. E venne fuori una cosa come 38 metri. Comunicai il dato all'esterno e niente. A quel punto potevi soltanto iniziare una serie di tentativi disperati. Vengono diramati nuovi comunicati radio e TV. Si cercano persone dal corpo minuto che possano tentare di entrare in quel pozzo. In breve si presentano a Vermicino le persone più disparate, tra essi i nani e i contorsionisti di un circo di stanza lì vicino. Uno di questi contorsionisti ha portato con sé la valigia con cui si esibisce abitualmente e per dimostrare la sua abilità vi si richiude dentro di fronte agli occhi attoniti dei soccorritori. Nel frattempo i centralini della RAI e dei vigili vengono tempestati di telefonate di italiani che suggeriscono i metodi più assurdi e improbabili per salvare il bambino. Olè! Voilà! Voilà! Venghino, signori, venghino al grande Luna Park di Vermicino! Vermino, signori, vermino, avanti, prova anche tu a risolvere il grande enigma del pozzo. Tenta di tirare fuori, avanti, signori, sbagliare illecito, rimediare e cortesia! Lei, signora, che cosa propone? Scimmie ammaestrate? Dice che lo riescono a imbragare. Sentiamo la risposta del buco magico. Niente, ritetta, sarei più fortunata. E lei, signore, che cosa propone? Sapone per farlo scivolare meglio. Risposta profumata, ma assai sbagliata. Allora cosa risponde? E lei, dolce bambino, mi dica, signorino. Oh, palloncini sgo da far passare sotto il corpo del povero Alfredino che poi si gonfino, signori, gonfino, lo facciano venire via da quell'inferno. La bocca dice quanta bella fantasia. Ma bambino così non parti via. Olè!
ma ci vuole gente preparata. Non si tratta di entrare in una valigia, ma di strisciare a testa in giù, appesi per i piedi, per 30 metri, in un pozzo profondo 80, pieno di rocce taglienti, di fango, con il rischio di rimanervi incastrati per sempre. E una volta arrivati al bambino, ammesso che ci si riesca ad arrivare, di avere anche la capacità di imbragarlo, potendo muovere le braccia soltanto in senso verticale. Tenteranno diversi volontari, ma quello che più di tutti si avvicinerà a compiere l'impresa si chiama Angelo Licheri, un piccolo uomo dal grande cuore che passerà più di 40 minuti, quando il massimo dovrebbe essere 20, appeso a testa in giù, nel tentativo di imbragare Alfredino, purtroppo senza riuscirgli. Madonna mia, com'è buio. Non si vede niente qua. È tutto pieno di fango. Come faccio a trovarlo quel bambino? Speriamo che non ci siano ragni e serpenti. Io non ho paura di rimanere incastrato, ma i ragni e i serpenti mi fanno paura. Speriamo che mia moglie non sia davanti alla televisione. Le ho detto che uscivo a comprare le sigarette. Ha visto con che occhi guardavo i notiziari, lei sa che sono capace di fare una cosa del genere. Non mi avrebbe mai lasciato venire. Ma mica puoi lasciarlo morire così. Un bambino. Madonna mia, com'è buio. No, non ci sono ragni e serpenti qua. Nessuna creatura può sopravvivere qui dentro. Alfredino? Alfredino? Licheri raggiunge Alfredino, sfregiandosi le anche e le spalle con le rocce taglienti che sporgono dal pozzo. Per prima cosa gli pulisce il volto dal fango. Alfredino non parla, rantola soltanto. Licheri gli promette di salvarlo, di portarlo con sé a vedere la Sardegna. Parla praticamente da solo, ma non smette di parlargli mentre tenta di imbragarlo. È un'operazione difficile perché il fango ha reso scivoloso il corpo del bambino. Dopo diversi tentativi, Licheri è stremato e a testa in giù da più di mezz'ora, le tempie gli stanno per esplodere. L'imbragatura scivola via dal corpo di Alfredino per l'ennesima volta. Licheri prova allora ad afferrarlo per la canottiera, ma questa si rompe al primo strattone. In un ultimo disperato sforzo, Licheri afferra Alfredino per il polso. Tira! Urla e su cominciano a recuperare. Il corpo di Alfredino ha un sussulto, ma poi si blocca. Stop! Sembra incastrato, ma poi si muove un poco. Licheri riesce a fargli passare le corde sotto le ascelle. Tira! E su ricominciano a recuperare. Licheri stringe disperatamente le corde dell'imbragatura. Alfredino è un corpo senza volontà che scivola sotto di lui contro le pareti del cunicolo buio, ma respira, geme per il dolore degli strattoni, ma è vivo. Quando arrivano al tunnel di collegamento, Bernabé gli domanda: ce l'hai? Ce l'ho, urla, è vivo! Fuori le loro voci arrivano flebili, appena udibili, nonostante il silenzio totale che circonda il pozzo. Alfredino viene issato attraverso il pozzo parallelo. Dietro di lui Licheri che è sul punto di svenire, la faccia resa scura dai capillari scoppiati. Quando i due corpi ricoperti di fango riemergono da quel buco, l'urlo della folla è un boato da stadio. La madre di Alfredino si precipita verso il suo piccolo. Pertini alza le braccia in segno di vittoria. Il padre di Alfredino scoppia in lacrime sostenuto da Nando Broglio. L'immagine che resterà per sempre impressa nella memoria collettiva di tutti gli italiani è quella di Pertini che abbraccia Franca Rampi accanto al pozzo che gli ha appena restituiti alla vita, mentre sullo sfondo l'ingegner Pastorelli si abbandona al primo sorriso di quei 3 giorni infernali! Sarebbe potuta andare così. Sarebbe stata una gran bella foto. Sarebbe stata una gran bella storia da raccontare. Era questo il finale che tutta l'Italia sognava in quei giorni.
Ma prima di riavvolgere il nastro e tornare al momento in cui Licheri lo afferra per il polso in un ultimo disperato tentativo di salvarlo, c'è un altro scenario che vorrei evocare per Alfredo Rampi. È una dedica che gli faccio. Gli presto un ricordo. Il ricordo di un'emozione che inevitabilmente si è perso, il piccolo Alfredo. Una di quelle emozioni per cui vale la pena vivere, comunque vada poi la vita, qualunque siano le carte che ha già in mano il destino. Sono giorni che Alfredo non pensa ad altro. Nelle uscite con gli amici, nelle partitelle di calcio all'oratorio, nei lunghi giri in motorino, possono distrarlo da quel pensiero. Era dai giorni del pozzo che la sua mente non si richiudeva su un pensiero così ossessivo. Là era la luce, rivedere la luce. Qui è un volto a cui non può smettere di pensare. Ora l'estate è finita e lui non sa se la rivedrà. Le ha parlato, l'ha fatta ridere, si è sentito uno scemo, ma ha provato un piacere immenso a vedere la sua testa scattare all'indietro e sentire il suono della sua risata che si liberava nella calda serata estiva. Poi hanno ballato, anche se per poco, perché lui non si sentiva per niente figo a ballare. Ma lei era così leggera, con i capelli che volavano dappertutto. Poi l'ha riaccompagnata a casa, con il motorino, e non ha provato a baciarla perché non voleva farle vedere che lei gli piaceva tanto. Ma lei l'ha baciato, sulla bocca, a labbra chiuse, andandosene. E ora lui vive nel profumo di quel bacio. Lo mima quando è da solo di notte nel buio e non può proprio dormire. Lo mima nel casco, mentre corre con il motorino per le strade di campagna, sollevando un gran polverone dietro di sé, mentre il sole muore lentamente, raffreddandosi dopo avergli bruciato la pelle per tutta l'estate. Corre! L'Alfredino innamorato. E la sua corsa senza una meta, nello struggimento del desiderio, è l'unico regalo che posso fargli prima di lasciarlo morire nel pozzo che l'ha inghiottito. Di tutte le cose che t'ha tolto il destino, questa, per me, Alfredo, è la più bella che ti sei persa. Correre, libero, al colmo del tuo desiderio. Avresti sofferto, sì, avresti pianto per lei, ma sarebbe stato un bel modo di morire. Morire d'amore. Il dolore e ancora ritorna in ogni sua estate. Quando io la guidai o fui forse guidato a contare i capelli con le mani sudate. Non credo che chiesi promesse al suo sguardo, non mi sembra che scelsi il silenzio o la voce. Quando il cuore stordì e ora no, non ricordo se fu troppo sgomento o troppo felice. E il cuore impazzì e ora no, non ricordo da quale orizzonte sfumasse la luce. E fra lo spettacolo dolce dell'erba, fra lunghe carezze finite sul volto, quelle sue cosce color madreperla rimasero forse un fiore non colto. Ma che la baciai, questo sì lo ricordo, col cuore ormai sulle labbra. Ma che la baciai per Dio sì lo ricordo, e il mio cuore le restò
L'imbragatura scivola via dal corpo di Alfredino per l'ennesima volta. Licheri prova allora ad afferrarlo per la canottiera, ma questa si rompe al primo strattone. In un ultimo disperato sforzo Licheri afferra Alfredino per il polso. Tira. Sente uno schiocco. Alfredino ha un gemito di dolore. Licheri gli ha rotto il polso. Una pena infinita per quella piccola creatura morente lo invade, stremando le sue ultime forze. Gli chiede scusa. Si scusa. Poi gli fa un'ultima carezza e urla: tira! E su lo cominciano a recuperare. Quando arriva al tunnel di collegamento, Bernabé gli domanda: ce l'hai? No, non ce l'ho. Quando riemerge in superficie, Licheri sembra un Cristo al momento della deposizione. Lo devono rianimare, è impossibile, continua a ripetere, è tutto pieno di fango laggiù. È impossibile, è impossibile. Dopo Licheri tenteranno altri volontari. Tra essi soltanto Donato Caruso riuscirà a raggiungere Alfredino in ben 2 tentativi, sempre però senza riuscire ad imbragarlo. A Vermicino regna ormai il caos. Per poco non fanno scendere giù un ragazzino di 15 anni accompagnato appositamente dal padre, ma per fortuna un magistrato presente sul posto li blocca. Le ultime speranze di salvare Alfredino si spengono ad una, come le stelle di quella folle notte. Ma non facciamo niente? Non posso sopportare di vederlo morire così. Non possiamo fare niente. La vita non è un cartone animato. Già, a forza di lottare contro le forze del male mi ero abituato. A fare cosa? A salvare vite. La vita non funziona così. Già, la vita è dura. No. La vita è statistica. Dovresti saperlo tu che mangi salata di matematica. Statistica. Ogni anno migliaia di bambini muoiono a causa di incidenti domestici e il 66% di quelle morti è dovuto a cadute. Sono numeri. Ma quel bambino è una persona, non è un numero. Per la statistica è solo un numero. La statistica non pensa a chi sei, a dove vai, pensa solo al numero che sei. Ora per noi è un numero bambino, quindi buono per natura, ma magari crescendo sarebbe diventato uno stronzo e sarebbe stato solo un numero nella statistica degli stronzi. Sì, ma adesso è soltanto un bambino. Se non era lui era un altro. Fa solo più impressione perché lo trasmettono in televisione. Ora il suo volto è più famoso di quello di Actaros o di Tetsuya, ma come lui ne sono morti tanti e tanti ne moriranno senza che tu ne sappia niente. È solo una questione di numeri che devono tornare. Ma perché? Perché la vita seleziona la vita e lo fa senza badare a nulla. Non conta chi sei, se sei buono, se sei cattivo. Conta solo di arrivare a quel 66% di caso che leva qualcuno dalle rubriche telefoniche del futuro. Se fossimo antichi greci lo chiameremmo destino, ma poi c'è stato l'illuminismo. L'illuminismo. La sto facendo troppo difficile, vero? Beh, sì, conta che io sono ambientato in America, noi lì siamo creazionisti e io sono solo un robot e non ho un'anima come la tua. No, non stavo dicendo questo. Vabbè, non importa, ci sono abituato, mettiamola così. Tu credi in Dio, vero? Beh, sì. E pensi che Dio sia buono? Certo, chiaro. Non possiamo pensare a Dio senza attribuirgli un bel disegno positivo,
Peccato che nel suo bel disegno sia previsto che il 66% dei bambini che muoiono a causa di stupidi incidenti evitabilissimi, caduti da fasciatoi, da finestre, da balconi, schiacciati da mobili, da cancelli, dall'auto del padre che fa retromarcia in garage. Un istante di distrazione e una briciola di futuro lascia il mondo per sempre tra le lacrime inconsolabili dei suoi genitori. Che razza di scarabocchio è questo? Stai dicendo che Dio è cattivo? No, sto dicendo che Dio è un contabile. Ti serve solo mangiare altra insalata di matematica e capirai. Ah, se capirai e vedrai che dopo aver accettato l'esistenza delle forze del male, accetterai anche l'esistenza delle forze del tanto è uguale. Alle 7 del mattino del 13 giugno, Alfredino non dà più segni di vita da diverse ore e i soccorritori si arrendono. Il cadavere di Alfredo Rampi, come incastonato in un diamante in una colata di azoto liquido per conservarne il corpo, verrà recuperato soltanto un mese più tardi. Intervistato diversi anni dopo, il responsabile della ditta di scavi che effettuò il recupero della salma, alla domanda se Alfredino si sarebbe potuto salvare, risponde con un sorriso imbarazzato, un'alzata di spalle, e poi aggiunge soltanto: con la trivella che abbiamo utilizzato noi di tipo minerario, il pozzo si è scavato in un giorno, non mi faccia dire altro, e si allontana commosso. Ma che ci faccio qua? Su sta macchina presidenziale? Che vuole che gli dica? Perché mi ha fatto salire qua? Non mi hanno ridato nemmeno il corpo del povero corpicino di mio figlio. Che può fare una madre? Che può stringere tra le braccia se non può stringere nemmeno il corpo di un figlio morto? Nelle mani c'ho solo polvere. La polvere di sta maledetta terra che si è inghiottita il figlio mio. Se solo potessi fargli una carezza, nel mentre che vola via, di quelle che gli piacevano tanto, fagli sentire che non deve aver paura quando sta andandosene ora. Quando mi hanno detto i dottori che c'aveva il cuore malato, mi sono spaventata tantissimo. Mi sono detta: se me muore, moro anch'io. E adesso che è morto in sto modo atroce, mi manca la forza per morire. Mi manca la forza d'andarmene con lui. È come nei quadri delle chiese, con Maria che abbassa gli occhi e sviene per non guardare più verso la croce. Ma qua non c'è sta nessuna croce. Qua c'è sta giusto il buco da croce. Me guardano tutti. So giorni che la gente non fa che guardarmi. Che faccia dovrei fare? Che faccia deve fare una madre quando gli dicono tuo figlio è morto in croce? Mi manca pure la forza per piangere. Presidente, lei che è il presidente di tutti gli italiani mi deve fare una promessa. Sta cosa non deve capitare mai più. Me lo deve giurare sulla Costituzione, sul cuore che c'ha, sull'anima di tutti quanti. Sta cosa non deve capitare mai più. Incredibilmente, una delle poche persone che è riuscita a dare un senso a questa tragedia è la madre di Alfredino, Franca Rampi, che nelle ore immediatamente successive alla dichiarazione del figlio strapperà a Pertini una promessa solenne che non poteva non essere mantenuta. Dalle macerie di Vermicino
Nascerà la moderna protezione civile, un organo che esisteva già a quel tempo, ma che nonostante le polemiche successive al disastro del Vajont e al terremoto dell'Irpinia, non era mai stato reso operativo. Beh, portacci loro. Non lo sapevo, non c'ero io qua. Mi si è bloccata la digestione quando si sono arresi. Ma che si fa così? Non va bene per niente. Non si convoca la gente per fargli vedere una cosa del genere. Io non ci venivo qua. È come quei film. Io quelli che finiscono male non li guardo. Quelli che finiscono male sono una cazzata. A gente gli devi raccontare storie a lieto fine. Io domando sempre prima di entrare al cinema, finisce male o finisce bene? Se finisce male non entro. E ti dico un'altra cosa. Non è caduto dentro. Ce l'hanno buttato, te lo dico io. Dimmi una cosa. Com'è possibile che quando sono arrivati al pozzo il pozzo stava coperto? Che secondo te il bimbetto prima di scendere di sotto si è tirato il portellone sulla testa come se fosse il capitano del sottomarino? E pietre ci stavano su quella cazzo della miera. E chi ci ha messo le pietre? Mia nonna? Ecco. Ti pare possibile una storia impossibile? Che storia è questa? Non me ci fa pensare. Non la voglio ricordare. Fatemi dimenticare. Non la voglio ricordare. Uno shock nazionale. Tutta l'Italia in uno stato di trance. Nei giorni successivi il paese è sconvolto. Aumento del consumo di farmaci antidepressivi, di suicidi, bambini traumatizzati. Un intero paese in lutto. Quando mi hanno detto che Alfredino era morto, io sono scoppiato a piangere. Me l'ha raccontato mio cugino, dopo aver visto questo spettacolo. Dice che gli è venuto in mente solo in quel momento. Non sapevo se metterla questa cosa nello spettacolo, non sapevo dove metterla, ma questa è una storia che ti inghiotte, ti tira giù. Mio zio mi ha detto che lo si sarebbe potuto salvare. Mi ha fatto anche uno schemino. A Roma ho incontrato Angelo Richeri, qualche anno fa, quando era ancora vivo. Viveva in una casa di riposo, il diabete gli aveva portato via una gamba, ma era ancora un piccolo folletto pieno di energia. Sul suo volto scuro e scavato, però, i segni di vermicino erano rimasti. È stato strano stringere la sua mano, quella mano. Anche lui mi ha detto che lo si sarebbe potuto salvare. Mi ha raccontato del processo. Hanno messo in dubbio la sua versione dopo. Hanno messo in dubbio praticamente tutto. Si è parlato a lungo, forse troppo, di quasi tutto. La lamiera sul pozzo? Probabilmente il proprietario del terreno l'ha rimessa al suo posto, quando il bambino vi era già caduto dentro, forse solo pochi istanti dopo, senza saperlo. Gli errori dei soccorritori? Tanti, troppi, ma tutti errori umani, imperdonabili forse, ma umani. La televisione? C'era andata per raccontare una storia a lieto fine. E ha finito per rimanervi intrappolata, forse per sempre. E il misterioso complotto? Stando alle carte processuali, l'unico complotto ad essere riuscito alla perfezione a Vermicino è quello della sfortuna. Il resto è solo storia italiana. Ma state zitti! Silenzio! Un po' di silenzio per Dio! Ma chi me l'ha fatto fare di venire fin qua? Lo sapevo io che era un errore. Qui finisce che facciamo una figura peggio che in Irpinia. Lì almeno si poteva dare la colpa al terremoto. Domani licenzio qualcuno. Se becco quello che mi ha detto lo stanno per tirare fuori. Guarda, guarda, questa gente che mangia porchetta mentre sta povera creatura muore. Dovevamo capirlo fin da Piazzale Loreto che questo è un popolo di cannibali. Sti occhi che c'hanno. Sti occhi con cui guardano dappertutto come maiali che gruflano. È tutto registrato. Io che parlo con il bambino sarà già andata in onda, è tutto filmato.
Non ce la dimenticheremo mai questa storia, te lo dico io! E io a fare la figura del pagliaccio vicino a questo buco, ma che ci finisse l'Italia intera in questo buco per sempre, per Dio! E adesso? E adesso non ci resta che vincere i mondiali di Spagna l'anno prossimo. Volevamo vedere un fatto di vita. Abbiamo visto un fatto di morte. Ci siamo arresi. Abbiamo continuato fino all'ultimo. A lungo ci domanderemo a cosa sia servito tutto questo, che cosa abbiamo voluto dimenticare e che cosa dovremmo ricordare, che cosa dobbiamo amare e che cosa dovremmo odiare. È stata la registrazione di una sconfitta, purtroppo. 60 ore di lotta invano per Alfredo Rampi.